Looks good? Okay. Thank you. Vediamo se riesco a pescare. Buongiorno a tutti, grazie, scusate il ritardo, abbiamo voluto dare anche a Marco il tempo di mangiare qualcosa al volo perché si sta dedicando alla fiera in questi giorni veramente anima e corpo col suo nuovo lavoro di cui chiaramente parleremo anche durante questo incontro, e grazie soprattutto per l'accoglienza, credo che sia doverosa per uno dei personaggi che ha fatto veramente, senza usare della retorica, la storia del gioco di ruolo a livello mondiale. È un grande onore per noi come Lucca averlo ospite qui. È un grande onore per me avere l'occasione di incontrarlo 2 volte, perché ci siamo già visti facendo un video per il channel, quindi troverete anche l'intervista in cui lui presenta I Am Zombie sul canale YouTube di Lucca Comics and Games. Siamo andati in diretta streaming, ma sarà disponibile penso appena finisce la fiera anche per chi lo vuole rivedere. Oggi facciamo un discorso un po' più ampio invece, e io sono particolarmente contento di poter stare qua accanto a lui, anzi mi avvicino un po' di più. Vi anticipo che ovviamente giustamente daremo tutto lo spazio possibile a eventuali domande di qualunque genere abbiate, che credo che avrete voglia di sfruttare l'occasione, appunto come dicevo è la prima volta che ci viene a trovare, quindi doppiamente felici. Io sono Luca Bonora, sono nella giuria del gioco di ruolo dell'anno, giornalista, particolarmente contento di presenziare questa edizione perché occupandomi professionalmente di turismo, l'edizione di Lucca che ha tema si viaggiare la sento più mia delle altre. Con me c'è anche Anna Aglietti che ci farà da interprete, ci aiuterà nel dialogo con Marco, e ovviamente c'è Marchi. Facciamo un altro applauso già che ci siamo, dai. Allora, il tema dell'incontro di oggi è il viaggio alla ricerca delle motivazioni per cui le persone sono attratte dalla propria bestia interiore, percorrendo i giochi che hanno sviluppato il tema dell'umanizzazione del mostro, partendo da Vampiri fino ad I Am Zombie. Partirei al contrario, cioè dall'ultimo capitolo, cioè da I Am Zombie, che Mark presenta a questa edizione di Lucca. Potete provare con lui sessioni di gioco disponibili ancora oggi e domani, credo ci sia ancora dei posti, poi verificate, allo stand al padiglione Games qui accanto. E quindi la prima cosa che gli chiederei è di raccontarci brevemente l'universo che ha creato per I Am Zombie, visto che a me da giocatore mi ha incuriosito molto quando ne ho sentito parlare, perché ho detto non vorrà mica un master che mi metta a barcollare e a morsicare le persone per una sessione di 3 ore. Evidentemente ci sarà qualcosa di più, c'è molto di più, e quindi chiedo a lui di accennarcene. Okay, I've been told not to tell anyone this, but I'm going to tell you about it because I think it's key to what I'm doing. I love creating worlds, and for me, the bigger a world and the more complex, the better. And so I Am Zombie is the first game in a line of games called Xenocosm, and there's 21 games over 21 years. And it's about a science fiction look at the universe. What's the name of the line of games? Xenocosm. Xenocosm. La cosa che mi piace fare più di tutte è inventare dei mondi, quindi secondo me più è ampia la quantità di mondi a disposizione, meglio è. I Am Zombie fa parte di una linea di giochi che ho inventato e è un gioco, come tutta la linea, sostanzialmente di fantascienza. And excuse me. And the idea is to answer a question of the Fermi paradox. I don't know if you've heard of the Fermi paradox, but
after the Drake equation was invented, and the Drake equation analyzes how many planets will have life on them, how many planets will have intelligent life, and basically you fill in all the numbers as you wish. And every time you do it, it almost always ends up that we are most certainly not alone in the universe. And we most certainly are not alone in terms of intelligent life in our galaxy. And then Enrico Fermi came into the room one day and he says, but where are they? Where are the aliens? And of course, I think all of us at one time or another have asked ourselves, where are the aliens? Why aren't they here? Even if you don't have faster than light travel, within 300,000 years, self-replicating probes could search the entire galaxy. And 300,000 years is nothing in terms of galactic time. So the question I've always had is, where are the aliens? Ok. Quindi questo per me è anche un po' il modo di risolvere il paradosso di Fermi, quindi è chiaro che secondo le probabilità non siamo soli nell'universo, è chiaro che ci sarà sicuramente vita intelligente da qualche parte dell'universo, però è impossibile trovare degli alieni e quindi la domanda a cui volevo dare la risposta è: ma dove sono questi alieni? And my answer in this line of games is that they are here and they're fucking with us. Okay? They're here and they're messing with us, they're experimenting on us, and Earth is a control group, and they're making sure we don't know what they're doing in the rest of the solar system. And the solar system is not at all what we think. It's not empty. It's full of things and people and various weird experiments they've been doing over the last several 100,000 or millions of years. Okay. E la risposta è che gli alieni sono qui e ci prendono in giro, sono qua e ci controllano e ci tengono nascosto quello che c'è nel resto del sistema solare. Il sistema solare non è affatto vuoto, è pieno di cose, ma noi non lo sappiamo perché da centinaia di migliaia di anni, forse da milioni di anni, questi alieni fanno sì che noi rimaniamo nell'ignoranza. So just as the central idea of the world of darkness was that belief creates truth. The more people believe in things, the more true that is. That's the central law of the world of darkness. In this game, I'm doing the opposite. I'm looking at, if you have this hard science truth, how can it create all those wild, outlandish beliefs and create a fully textured world, but with a hard science soul? Because I'm in the end, I'm a hard science guy, but I want to create something that's deeply entertaining. And so that's where I Am Zombie came from, as I thought to myself, how can I make sense of zombies? If I can do that, if I can make that somehow make even a little sense, then I have achieved some success. Se vi ricordate, l'idea centrale del World of Darkness, quindi dell'ambientazione di Vampiri, era che quello che le persone credono diventa vero, è sostanzialmente tutta l'intelligenza collettiva delle persone che credono qualcosa che la fa diventare vera. Beh, qui è esattamente il contrario, cioè ci sono delle verità che sono scientifiche e poi viene creata tutta una serie di credenze e di idee per sostanzialmente nascondere la verità. E questo è il mondo in cui è situato I Am Zombie, perché l'idea che mi è venuta è: ma io come faccio a giustificare gli zombie? Come faccio a rendere gli zombie qualcosa di più interessante di quanto normalmente non siano? Allora, stavo pensando che c'è un filo conduttore proprio da World of Darkness e dalle prime avventure tue fino ad I Am Zombie. Dare ai giocatori la possibilità di interpretare ruoli considerati cattivi senza poi realmente comportarsi da veri cattivi. Mi spieghi questa contraddizione? I mean, I love, I've always loved playing bad guys. It's like an actor's. You ask any actor who their favorite character is, they always say the villain. You know, they're much more fun. The villain can be flamboyant and cruel and evil, and the good guy is kind of boring. But at the same time, I don't really believe, in writing games that are about people playing truly evil people, because I don't like evil people, and I certainly don't want to teach people how to be evil. And that's why Vampire had that whole humanity system.
That was the core of the game. The idea that the combination of your blood pool going down, the beast coming out, is your willpower high enough to control it, and then your humanity going down, down, down. And then you desperately trying to hold on to that humanity. And the importance of humanity when you're a monster. That the idea that as a monster, you cling to that which you once had. And I think that was the core of the game, and that's what made it, I think, beautiful. Beh, a me piace giocare dei personaggi cattivi, credo che piaccia a tutti, agli attori per esempio, e quando ti chiedono di un film chi è il personaggio più bello, di solito è sempre il cattivo, e i personaggi buoni tendono a essere, un po' noiosi. Solo che creare un gioco in cui sei costretto a giocare personaggi che sono veramente cattivi fino in fondo non mi piaceva, perché insomma non mi piacciono le persone veramente cattive. È il motivo per cui in Vampiri c'è tutto il sistema dell'umanità, e quindi mano a mano che tu hai più bisogno di sangue, la tua umanità scende, la bestia diventa più potente, ma è una cosa che tu non vuoi che succeda, è una cosa che tu da giocatore vuoi tenere a bada. Mano a mano che perdi la tua umanità, questa diventa sempre più importante per te, vuoi cercare di mantenerla, e questo era un po' il senso di Vampiri. And I think it's interesting if you look at the story of monsters. All monsters, when they begin, like even vampires, for instance, began as a stupid, shambling monster crawling out of the grave. The old medieval legends were of a very stupid monster. That's stage one, mindless creature coming from the grave. Step two is they're a tragic figure. They're evil and terrible, but they're tragic in a way, and you can see that once they were something. Stage three is a romantic. Dracula, come to me. Okay, and this is the where they're still evil, but you can be attracted to them. Maybe you want to kiss them even. It's a romantic guy. The next stage is sort of they're torn. They're trying to be human, but they're also a monster. They can be evil sometimes, but they can be good other times. And then finally, that's my game, Vampire. And then finally, you get to the Twilight stage where they're just the good guys, right? And that's the journey that monsters make. And I realized with I Am Zombie that I had always wanted to do zombies as part of the world of darkness, but I could never think of how to do it. And then it came to me a few years ago, obviously, and I realized that I just wanted to skip ahead to stage 4 and make them conscious human beings, but not ever to go to stage 5 where they're the heroes, because I think that's just boring and silly. Ok. C'è una tipologia, no? Nella storia dei mostri ci sono sempre diverse fasi, per cui i mostri iniziano sempre come delle creature stupide, prive di mente. Persino i vampiri nelle leggende medievali erano nient'altro che dei non morti, non tanto diversi dagli zombie. Poi c'è la seconda fase in cui il mostro è una figura tragica. Nella terza fase diventa addirittura una figura romantica, molto attraente, no? Il personaggio è tormentato, sempre diviso fra male e bene. E poi c'è lo stadio 4, che è lo stadio Twilight, in cui sono direttamente i buoni, ok? Quello che ha fatto con Vampiri era portare il personaggio allo stadio numero 3, quindi diciamo eroe romantico. E siccome ho sempre voluto fare qualcosa con gli zombie, ma non mi era mai ancora fino a pochi anni fa venuto in mente come, ho deciso di passare con gli zombie direttamente allo stadio 3 e 4, cioè sono delle persone pensanti, sono dei veri e propri personaggi. A proposito proprio dei personaggi dei zombie, anche qui hai diviso gli zombie in quelli buoni o comunque non ostili all'umanità, e invece a quelli che con l'umanità non vorrebbero avere niente a che fare se non come lunch, come fast food. Vuoi descrivermi brevemente com'è l'ambientazione da questo punto di vista? Se ci sono delle macro categorie dei toxic, se non ricordo male il termine. There are two macro categories, like the good zombies that want to preserve humanity from the contagion, and the others who think of humanity as, okay, it's better to be a zombie and they are just lunch. Yeah. So can you explain something more about this setting, about these categories? I mean, anyone who's played Vampire knows I like to have different groups within the groups fighting each other, and I think it's
the reason I like it is that I'm a student of politics, and I work in politics, and I know that's how things really are. Americans, if you pick on us, will unite, but the rest of the time we hate each other's guts, right? So that you have the vampires, and then you have the Sabbat, and the Sabbat are basically like the ones who are resisting and want a different path. But at the same time, if you attack vampires, they will sort of band together. And in I Am Zombie, it's the same way. You have the Pax Purges who are trying to get along with the humans. They're trying to not get killed off. They make deals. The deal is, if we don't start an outbreak, you don't kill us. Okay? And so they're trying to work with the humans and not fight them. The Zaraza, on the other hand, have taken over North Korea. They have nuclear weapons, and they're trying to set things up so they can kill off all the humans. They figure if the humans are trying to kill us, then let's start a massive final outbreak and kill all the humans, except for a few breeding people, and turn them all into skags, so we have a huge army of slaves. Ok. Skags are dumb zombies, toxic are smart zombies. Ok. Se avete mai giocato a Vampiri sapete che a me piace molto fare un'ambientazione con una suddivisione in diversi gruppi, in diversi clan che si combattono, e la cosa deriva dal fatto che io studio politica, lavoro nella politica, quindi queste sono cose che mi interessano profondamente. Sono dinamiche vere, perché se ci pensate, per esempio noi americani ci combattiamo fra di noi tutto il tempo e ci uniamo soltanto se abbiamo un nemico comune. La stessa cosa è in Vampiri, ci sono diversi clan e poi ci sono i vampiri della Camarilla e quelli del Sabbath, e passano il tempo a darsene di santa ragione fra di loro, a meno che non ci sia qualcuno che li attacca congiuntamente e va contro i vampiri, allora devono unirsi. Con gli zombie è un po' la stessa cosa. Ho creato queste due fazioni, ci sono i Purgis, che sono quelli che cercano di andare d'accordo con gli umani, di collaborare in qualche maniera con gli umani, non vogliono sterminarli e sono sempre pronti a trattare, per cui sostanzialmente ok, se voi non ci uccidete noi non vi contageremo, quindi cercheremo di contenere la cosa. Poi ci sono invece gli zombie che hanno conquistato la Corea del Nord e hanno preso tutte le armi nucleari, che hanno deciso che invece è giusto uccidere tutti gli esseri umani, trasformarli tutti in una armata di skags. Gli skags sono gli zombie senza intelligenza, sono semplicemente corpi che camminano e possono essere utilizzati. Invece i toxic sono gli zombie che hanno mantenuto la loro intelligenza. Ti faccio un'ultima domanda, poi do la parola a loro perché penso che abbiano cose da dire, perché comunque il tempo che abbiamo non è infinito, anche se vorremmo averlo. Vampiri è diventato popolarissimo anche come gioco di ruolo dal vivo e in Italia particolarmente siamo in tanti a giocarlo. Pensi che anche per I Am Zombie possa essere così? Hai già pensato a qualcosa del genere o è una tipologia di gioco che non ti interessa? So Vampiri in Italy is mostly played as a live action role-playing game. And do you think that I Am Zombie could have the same thing? Do you think there could be? And also, do you play live action, or do you think it's interesting in a way? I do play live action. I'm really into it. I especially love Nordic LARP, which is very rules light LARP. But I love all kinds of live action, and I'm really proud that I sort of was a big part of popularizing it. That was always my idea that with Vampire and the World of Darkness that would have live action. And I think the big wave that went across the world of sort of live action being a hobby came from our work. And so I'm really, really proud of that. We girls started playing Vampire. Yeah, and by the way, that's my most, of anything I'm proud of in my life, is the fact that I brought girls into gaming. I'm not sure if that was true here, but in America, it was absolutely true. 1 year, there were no girls at Gen Con. The next year, there was, and they were all Vampire players. And I can't tell you how proud I am that my daughter can be a geek and proud. You know, it's just awesome. There's diversity in gamers now that there wasn't before, and then that's just fantastic. Because we gamers, I think, are very open-minded. Anyone is allowed at the table. You can be different political philosophy. You can be different religion. You can be different everything. And really,
no one cares, you know, and that's what's great about geeks. What was the rest of the question? If you think that there could be live action role-playing Okay. Do you want to answer this? Yes, ok. Io amo i giochi di ruolo dal vivo, mi piacciono molto soprattutto quelli che hanno delle regole poche, semplici e chiare. Una cosa di cui sono tantissimo orgoglioso è la quantità di persone che hanno iniziato a giocare giocando a Vampiri dal vivo, e la cosa che mi fa più piacere in assoluto è che Vampiri ha stimolato tantissimo la partecipazione femminile al gioco di ruolo, e questo l'ho visto un anno in cui alla Gen Con l'anno prima non c'era neanche una ragazza quasi, e l'anno dopo c'erano tantissime ragazze ed erano tutte giocatrici di Vampiri, e quindi diceva che non sa se in Italia è capitato lo stesso, e direi che sì. Sì. Ok, they are nodding yes. In Italy, girls came into Vampire. Exactly. Very proud. Very proud. Tanta gente ha cominciato a giocare dal vivo perché c'erano delle ragazze, qualcuno chiedendo anche ehi, cos'è quella cosa lì, non ne ho mai viste prima, non le facevano entrare prima. But that was a key strategy. I did write it so that girls would it would be easy for girls to play, and it would be have things in it that maybe girls would like better. And I knew that if the girls played, the boys will follow. Yes. La strategia era proprio questa, cioè fare un gioco che poteva piacere alle ragazze e poi sicuramente gli uomini sarebbero andati dietro, non c'era dubbio. But in terms of I Am Zombie, LARP is not only part of the game, but the rules are inside the book. You can have, the rules are already there, and you use the same cards. So you can go from a tabletop game with your character using your cards and immediately turn around and join the live action game with exactly the same character and almost very similar rules. So you can go back and forth like that. Ok, non solo è possibile giocarlo come live, ma ci sono proprio già addirittura le regole dentro, e potete giocare con esattamente lo stesso personaggio, perché le carte sono le stesse che potete usare per giocare dal vivo, e quindi potete trasferire il personaggio da gioco di ruolo da tavolo a gioco di ruolo dal vivo senza dover fare nessun cambiamento, anche le regole sono quasi le stesse. And in fact, we were going to run a game here at Lucca, but the organizers wouldn't let me. No, I'm kidding. We couldn't find a good time to do it. Next year? What about next year? Maybe next year, yeah. Yeah, ok. Quest'anno non siamo riusciti a organizzare il gioco di ruolo qui a Lucca, però magari l'anno prossimo sì. But we are doing a parade tonight at 9:30. We're leading the Shamble. And the Shamble is basically, I've designed the setting to be conducive to live action. And what happens is once a month, the zombies have a purges. It's a big gathering where they cleanse themselves. And for one night, they get to be the perfect them. They're no longer any zombie. They're beautiful, the most beautiful version of themselves. And for one night, they can party. And so anyway, on the way to it, it's called the Shamble. It's the parade. And we'll be having that parade tonight, and at the end we'll be having a big party. So I invite you to join us. It's going to be a lot of fun. Where is it? Where does it sound? I have no idea where it is. Ok, we'll find out. Okay. Però anche se non c'è il live, stasera ci sarà la Shamble. Cos'è la Shamble? È una sorta di parata che gli zombie tengono per recarsi a quello che è la loro festività mensile, che si chiama Purgis, ed è dove fanno il loro rituale di purificazione, per cui per una notte sono completamente guariti e completamente riumanizzati, e sono la versione migliore, più bella di se stessi prima che ricominci il loro ciclo di decadimento. Quindi questa sera avrete l'occasione di partecipare a questa Shamble, a questa parata e a un rituale di Purgis, che nel nostro caso sarà un party, una festa, alle 9:30. Dove? Non lo sappiamo ancora. Lo sanno gli organizzatori di Lucca Comics and Games. Venite a chiederlo a me è dopo, nel che programma, io e comunque vi se faccio ce lo sapere. chiedete ve lo diremo istantaneamente. Per il momento è segreto, per ovvie ragioni. No? If you come by the booth, they know at the booth where the Shamble Sì. is. Ok. Quindi lo stand di Mark, lo stand di I Am Zombie, dove potete sia provare il gioco sia avere tutte le informazioni sul party di stasera, si trova vicino alla segreteria, all'ingresso centrale, probabilmente l'avete già visto, e vi invitiamo a venire lì per tutte le altre informazioni.
A questo punto darei spazio a voi per le vostre domande. Il microfono è là, se alzate la manina vi diamo di qua. The question time. Che ore sono? 14:52. Io sforzo. Ciao, volevo... Io no. Posso? Prego, scusami. Allora, volevo fare una domanda. Io sono un vecchio giocatore di Vampiri, la Masquerade, di Secoli Bui, live, insomma ho giocato Vampiri in tutte le salse e quando guardo film sui vampiri o serie TV sui vampiri ritrovo molto del gioco di ruolo all'interno dei film o delle serie TV e volevo sapere se lui si rende conto di quanto ha influenzato la cultura all'interno di queste cose e se si sente responsabile per Twilight. Vampires, masquerades, vampires are cages, etc. And whenever I look at, I see movies or fiction with vampires, I find that they're very similar to your vampires. So do you realize how much you have influenced them? Yeah, I see it too. Trust me, I see it too. And in fact, there's been a lawsuit or two, and I cannot comment because we have made a settlement, which makes I can't actually say anything out loud about it. But yeah, I mean, sometimes, for instance, True Blood, I think in a very honorable way, they make it their own, but they have definitely borrowed from my work, and I think that's, but they haven't stolen, they borrowed. Borrowed is okay, stolen is bad. Other people have stolen, and we went after them. But I don't know, it feels incredibly proud for me to think that 1,000 years from now, people might not know Vampire the Masquerade. They might not, certainly won't be playing that game, won't know my name, but the vampire myth will contain things that I've made up. The whole war with the werewolves and the zombies, the idea that, werewolves and vampires, the idea that there is this humanity and all these other ideas, the clans, that this is part of the myth, and that's cool. I'm happy about it. Mm-hmm. Better? Okay, and do you feel responsible for Twilight? She was a live-action vampire player. But don't blame me for Twilight. Però non vuole essere biasimato per questo. Ok, vi traduco la risposta che ha dato prima o l'avete capita? Ve la traduco? Sì, ok. In effetti ci sono anche state un paio di cause legali per il fatto che alcuni hanno non preso in prestito. True Blood, per esempio, ha preso in prestito molte cose, ma lui li rispetta perché l'hanno fatto in una maniera, secondo lui, giusta, mentre ci sono stati altri casi in cui ci sono stati proprio dei veri e propri plagi. Ma la cosa che diceva gli fa più piacere è che di qui a 1 migliaio di anni nessuno si ricorderà più della Masquerade, nessuno lo giocherà più, ma il mito del vampiro sarà diverso, sarà stato cambiato, quindi qualcosa di quello che lui ci ha messo dentro nella figura del vampiro, in quella del lupo mannaro e adesso forse anche in quella degli zombie, sarà cambiata a causa sua e di tutti quelli che hanno giocato, e quindi questo lo rende molto molto orgoglioso. C'era un'altra domanda, se non sbaglio, prego. Ciao Mark, è colpa tua se non sono laureato ancora? Ti faccio una domanda un po' particolare. Abbiamo parlato adesso di serie televisive o cinema che ritraggono i vampiri. Nella fattispecie se ne parla tanto di vampiri in un certo modo e anche come li hai ritratti tu. Di Vampiri la Masquerade nei primi anni 90 c'era una serie, c'era Kindred the Embraced, che è durata solo per pochi episodi purtroppo e poi è successo quello che è successo. Pensi che adesso, grazie anche al crowdfunding, grazie a tanto successo che hanno avuto le riedizioni dei giochi della White Wolf con la Onyx Path e tutto, sarebbe possibile tentare una strada di crowdfunding per riprendere una serie che parli di vampiri come si confà la cosa? Oppure ancora bisogna passare da tramite a tramite a tramite?
TV series about vampires that would be the true thing, like the real thing. And like he was mentioning Kindred that had some episode and then was stopped. And he said, what about the new TV series now? Yeah, I don't think there's so many vampire shows that have been coming out the last few years that the time has come and gone, and Hollywood's onto new things. So I don't think it'll happen. But I do know, has everyone heard about Paradox buying White Wolf? This happened the day before yesterday, and this is a Swedish company, and so they plan on sort of renewing a lot of licenses and sort of doing a proper third edition of Vampire. And so I know they want to do some very good computer games along the lines of Bloodlines. So if that all happens and it's very successful, then heck yeah, there would be a TV show. So we'll have to see what happens. But in the near future, no, unlikely. Ok. Non credo che ci sarà una serie TV, ce ne sono già state tantissime sui vampiri, tanti film eccetera, quindi forse il momento è un po' passato, però non so se avete saputo che Paradox, che è una casa di produzione svedese, ha comprato White Wolf e quindi adesso stanno rinnovando le licenze eccetera, faranno una terza edizione di Vampiri e probabilmente faranno anche tanti nuovi giochi per computer sul genere Bloodlines e quindi sicuramente loro hanno molte cose nei loro progetti, ma probabilmente non una serie TV. Scusa, ti faccio una domanda al volo proprio su questo tema. Se Paradox chiamasse Mark Rein-Hagen dicendogli ehi, torneresti a darci una mano con Vampiri, tu cosa risponderesti? If Paradox should call you and ask you to give them a hand with vampires, what would you answer? Absolutely yes. Ha detto sì. Dov'era l'altra domanda? No, perché lei non traduce. Allora. Buongiorno. Prima lei ha detto che si era ispirato sotto certi punti di vista agli aspetti delle dinamiche in ambito politico per descrivere le sette e i concetti di clan. Volevo chiederle, per altre caratteristiche di vampiri che non si riscontrano tanto nella figura del vampiro come emersa nell'Ottocento e anche nel mito più antico, quali le debolezze psicologiche, possiamo dire, di clan come Malkavian, Toreador o Bruja, o anche poteri come le discipline di ottenebramento e vicissitudine che appunto non erano diffuse nel mito antico. Si è ispirato a qualcosa in particolare o è tutta farina del suo sacco? Okay. So you mentioned before that some of your inspiration for the different vampire clans came from your political studies. And there are many things in vampires, like some clans, I don't know, the Malkavians, the Toreador, etc., who are very, very different from the vampire myth. And some of the powers are very different too. So did you have any particular inspiration for those? I mean, you have to understand that when I wrote Vampire, you know, I tried to watch all the different vampire movies, and I tried to read what I could, and you know, and even Anne Rice, who did so much to evoke a world. As I read her, I was like, but where are all the vampires? You know, there aren't that many vampires in her books. And I was like, okay, how do I create a society of vampires when no one's ever done, I didn't have anything to go on. I mean, there was nothing there. There's nothing. Like, I was like, so I have to make up a whole world. And I loved mafia movies. And it seemed obvious to me that if vampires were in the world, that would be effectively like a mafia, a very elite, cruel, and horrible mafia, but a mafia. And so I researched different kinds of mafias around the world, the triads in China, the Italian mafia, Sicilian mafia, the Yakuza, what they call the thieves-in-law in Georgia, where I live in Russia. And I realized that
you know, these archetypes could work very well. So a lot of these clans partly come out of that. But of course, other ones like Toreador don't fit there. So what I just did is I just sort of built layer by layer. You know, I imagined in my head, if you were a vampire, what were the different kinds of vampires you would be? You know, and so it just was a very, very long and difficult process. You know, I put these index cards together on the table, and I would just mix and match until, you know, I sort of found the right combination. Wow. No, it's okay. Quando ho iniziato a fare ricerca per Vampiri, mi sono messo a vedere tutti i film di vampiri, tutte le serie, leggere tutti i libri di vampiri che esistevano. E mi sono reso conto che non c'erano poi così tanti vampiri, anche nei libri di Anne Rice, che ha fatto veramente tanto per descrivere la figura del vampiro moderno. I vampiri erano pochi, cioè non c'era nessuno che avesse descritto una società di vampiri, quindi quello era un mondo intero che avrei dovuto inventare sostanzialmente da solo. Ho pensato a cosa possono essere simili i vampiri e la risposta è stata alla mafia. Quindi mi sono messo a fare ricerca sulla mafia, perché è una cosa, se ci pensate, che ha senso, cioè è un'elite crudele e nascosta. Allora le mafie del mondo mi hanno dato ispirazione, quella italiana, dalla Sicilia, quella cinese, quella giapponese, la Yakuza, anche la mafia georgiana, perché lui abita in Georgia, ex Unione Sovietica. Clan invece come i Toreador, che sono completamente diversi, hanno richiesto una particolare immedesimazione, cioè li ho proprio costruiti pensando, ok, se io fossi un vampiro, se uno fosse un vampiro, cosa penserebbe? Quali diverse tipologie di vampiri potrebbero esserci? Alla fine mi sono fatto tutte delle carte e le disponevo sul tavolo cercando appunto di coprire tutte le diverse possibilità. È stato un lavoro veramente lungo e veramente difficile. C'era una domanda di qua, se non sbaglio. Sì. Era di completamento che Dov'è? molto spesso a me e ai miei amici, quando incontriamo delle persone, altra gente, Scusa, non riesco a sentirti. No, è sempre là lui. Non riesco a sentire nulla. che a me personalmente e anche ad altri amici che giocano molto spesso, quasi sempre in effetti capita, quando si conosca una nuova persona, di quasi catalogarla come se fosse un clan, proprio per quanto siano emblematici. E volevo chiedere a Mark se anche a lui capita questo. Ok. Secondo me è una domanda da Malkavian, io non so perché la fai, non ha senso. They happen to put it in one of the categories, in one of the clans of vampires, because they are so fitting, you know, for psychology. Do you do that too? Yeah, that was actually my major in college, was systems of personality. I actually majored in role playing, in the sense that it's all the different ways in which you can categorize personality. Melancholic, the medieval four humors is one way. There's Maslow's hierarchy. There's all these different ways we've, over the time, described people. And I guess you could say that the 7 vampire clans are probably, one way in which I have done that, And so I'm glad it works for you. Ok. Io sono laureato in sistemi di personalità, quindi chiaramente quando ho fatto i clan di vampiri ho pensato ai sistemi di personalità, quindi sì, chiaramente lo faccio, ma basandomi anche su questo tipo di conoscenze di psicologia. Vai. Eccomi qua. Vai. Ciao. Allora, io sono una di quelle giocatrici di ruolo, femminili ovviamente, che ha scoperto Vampiri subito dopo D&D. D&D sì, è il classico fantasy, eccetera, eccetera. Vampiri, inizialmente a me i vampiri non mi piacevano. Dico proprio. Ho iniziato a Per favore, leggere... potete allontanarla dalla sala, cortesemente. Avevo 13 anni. Ho iniziato a leggere Vampiri, il manuale proprio, e quello che mi ha affascinato immediatamente del gioco di ruolo di Vampiri è stato il fatto che appunto non è il solito benvenuto in mia casa, io mi chiudo nella grande torre, ma ho una lotta interiore con questa bestia che graffia all'interno di me
e cerca di uscire in qualche modo, che o io l'accompagno per farla uscire o io cerco di trattenerla. Con il tempo poi questo tipo di gioco di ruolo l'ho sperimentato sul live, attualmente sono uno storyteller live nella mia regione e abbiamo una cronaca di gioco di ruolo dal vivo. Quello che vedo di difficoltà tra Vampiri e l'interpretazione del vampiro è che molto spesso il giocatore di ruolo dal vivo non riesce a calarsi nell'intimo terrore di se stesso. Cioè tu gli puoi preparare la location in modo che ci siano le candele, le cose, prepararlo in modo che lui possa avere timore, paura, però spesso le discipline, i poteri di clan vengono visti come se io fossi Superman. Ok. Viene visto come se io sono figo, ho il superpotere, spendo il punto sangue per avere più forza, ti spacco la testa, sono un brucia con Ok, potenza. vieni alla domanda perché sennò io devo tradurre per mezz'ora. Hai ragione, scusa. Se ci racconti anche la cronaca che fate, secondo me potrebbe essere... No, quello per quanto si cerchi comunque di mantenerlo sull'intimo terrore. Un consiglio da parte tua su come poter riuscire più a giocare l'intimo terrore della bestia più che dell'ambiente che ti circonda. Grazie. They play more or less like superheroes. They don't get the inner struggle, the fact that the beast is trying to come out, etc. Do you have any advice for her and for the players? Punish them hard. Hurt them. Throw things at them. The more they act like superheroes, the more you hit them. You just make things miserable for them. The more they act like they're hurting themselves, they're playing their character, then you can be nice to them. It's simple reward and punishment. Treat them like a dog and they'll learn to heal. Ok, quindi trattali male, fai in modo che imparino con un semplice sistema di ricompense e punizioni, esattamente come faresti con un cagnolino. Per cui più loro si comportano da supereroi, più succederanno delle cose orribili ai loro personaggi, più invece si comportano da personaggi tormentati, più è giusto che ricevano delle ricompense per avere fatto quello che dovevano. Se posso dire una cosa parzialmente impopolare, credo che i giocatori di ruolo dal vivo di Vampiri siano i peggiori giocatori di ruolo dal vivo a livello di interpretazione che io abbia mai visto in tanti anni in cui gioco di ruolo dal vivo. Dipende, ovviamente, dipende. But now, if they complain, you can tell them that I told you should punish them. So. Purtroppo adesso, se fanno qualcosa, puoi dire che è stato Mark Rein-Hagen a dirti di punirli. Vi chiedo le ultime due domande perché ho visto lui e lui che ha alzato la mano, perché purtroppo non abbiamo tempo infinito. Io sapevo che avrei dovuto essere più breve prima e darvi più spazio, ma non me la sono sentita. Scusate, è anche colpa mia. Prego. La mia domanda è semplice. Il primogenito della casa Whitewolf fu Vampiri. Poi Scusa, non ti sentiamo. Il primogenito della Whitewolf fu Vampiri. Poi vennero tipo Changeling, Mage, Werewolf. Questi qui sono stati fatti secondo l'ispirazione del momento o c'è stata una pianificazione attenta nello scandire l'uscita? Was there a conscious planning for that, or it was just, inspiration? No. I mean, I had as I wrote Vampire, I realized right away I was going to do a whole world, and so I planned ahead 5 years because I thought any more than that would be silly, right? Because I didn't know if we would last that long or where I would be. And then recently, that's why I planned this for 21 years. Is that we had the 20th anniversary of Vampire. And I was like, what an idiot. I could have pre-planned out a whole 20-year, a whole 20-year, 1 year of reveals and building the whole world of this and building on it step by step, brick by brick. And I was like, wow, I wish I could have done that. And I started writing out how it would look and what I would have done. And I was like, wait a minute, it's too late. I can't do it. But that was completely conscious, the 5-year plan.
So you had a 5-year plan, like the Soviet Union. Yeah, I had a 5-year plan, like a Soviet Union. Ok. Sì, in realtà quando ho iniziato a scrivere Vampiri avevo l'idea che stavo iniziando a descrivere un intero mondo, quindi ho fatto il mio piano quinquennale. Ho pianificato in avanti e quindi ho deciso cosa avrei descritto, eccetera. Infatti adesso l'idea era di avere un piano addirittura su 21 anni, cioè visto che c'è il 21esimo anniversario, l'idea era, ok, però se io avessi fatto questa cosa e ogni anno avessi messo un mattoncino, eccetera, cosa non ci sarebbe adesso? È un po' troppo tardi per farlo, però comunque sì, l'idea è sempre di descrivere mondi e quindi sempre di aggiungere a quello con consapevolezza. L'ultima domanda, grazie, qua davanti. Sì, salve Mark. Volevo chiedere fondamentalmente due cose distinte però sempre collegate, più che altro riguardo I Am Zombie. La prima è quali ritieni siano le tue influenze per il tipo di mondo che hai creato con I Am Zombie? E la seconda è quali sono le ispirazioni che l'hanno influenzato durante la creazione del gioco? Ok, però non ho capito assolutamente quello che hai detto nella prima domanda. Non devi parlare più. Doveva fare una domanda in due parti e questa è la prima. Ok. L'altra domanda invece era per quanto riguarda il sistema che si è modificato da Vampiri con l'avvento poi di I Zombie adesso, nell'arco in cui è partito dalle credenze che generano la verità a la verità nascosta con le credenze. Se rientra nello stesso tipo di cosa che si evolve oppure se è una cosa totalmente differente. Okay. So what you said before, that in the whitewash setting there was belief that created truth, and now you are at the opposite side of the spectrum. So like the beliefs are made to hide truth. Is it something that you have developed as a continuity, or is it something that has just come to your mind later? I mean, I sold White Wolf, so I don't own the World of Darkness, but it's still my baby, and so I can't officially tell you there's a connection, but I've certainly left it so that there could be a connection. That's all I can say. Okay. Siccome ho venduto White Wolf, però in certo qual modo rimane sempre la mia creatura, non ti posso dire ufficialmente che c'è un collegamento, però ho lasciato tutte le porte aperte in modo che ci possa essere. Perfetto, vi ringrazio tutti dell'attenzione e della disponibilità, ringrazio Mark per essere stato con noi, ringrazio anche Anna che ci ha aiutato in questo incontro. Grazie, buon proseguimento di Lucca Comics and Games. Please stop by our booth and I'll give you some pins and you can play a demo if you want. So come by and see me. Thank you. Okay.